Il Museo del Cairo dormiva quella notte, protetto da vetrine spesse e da guardie, convinte della propria infallibilità. La collana di Osiride riposava al centro della sala principale, oro antico su velluto scuro, illuminata da un'unica lampada. All'alba la teca era vuota. Nessun vetro rotto, nessuna serratura forzata, nessuna traccia sul pavimento, solo un vuoto, dove prima c'era oro. Le indagini iniziarono quella stessa mattina e proseguirono per mesi, seguendo piste che si aprivano una dopo l'altra, senza mai condurre da nessuna parte. Poi, come accade spesso a ciò che resta irrisolto, il caso scivolò negli archivi, dimenticato da tutti, tranne che da chi, anni dopo, ne avrebbe ricordato ancora ogni singolo dettaglio. Il Cairo, primi del Novecento. Le strade profumavano di spezie e di polvere calda e il fiume scorreva lento sotto ponti carichi di carretti e di voci in ogni lingua del Mediterraneo. Sophia Renard, archeologa francese, e Marcus Whitfield, epigrafista inglese, lavoravano insieme da anni, con silenziosa sintonia, costruita negli anni. Da settimane organizzavano una spedizione verso un punto remoto del deserto, dove era stata individuata, quasi per caso, l'entrata di un tempio mai catalogato prima. Le prime datazioni suggerivano un'epoca antichissima tra le prime dinastie. Le mappe, gli strumenti, le provviste. Ogni dettaglio veniva controllato più volte. Sapevano che non sarebbero stati soli. Un'altra squadra, capitanata da un archeologo egiziano di fama consolidata, il dottor Hassan Farid, si sarebbe unita a loro per il tratto finale del viaggio, insieme a diversi uomini del posto ingaggiati come guide e portatori. Sofia aveva incontrato Farid una sola volta, anni prima, a una conferenza. Lo ricordava affabile, quasi eccessivamente cortese. Marcus, più cauto per natura, si limitò ad osservare che 2 squadre su un solo sito poteva essere un ostacolo, ma anche un'opportunità. Il viaggio iniziò su un treno che tagliava il deserto come una lama lenta, tra distese ocra interrotte solo da rade palme. Nella stazione più vicina alla zona di scavo li attendevano i cammelli, le guide e la squadra di Farid al completo. Tra gli uomini ingaggiati come portatori, uno restava sempre un passo indietro rispetto agli altri. Si presentò con il nome di Karim, esperto locale di sicurezza sui siti archeologici. Nessuno in quel momento aveva motivo di guardarlo 2 volte. Il viaggio nel deserto durò giorni, il sole di giorno bruciava ogni ombra e la notte il freddo arrivava improvviso, come per compensare. Le 2 squadre iniziarono a conoscersi lungo il cammino. Farid si dimostrava un narratore brillante, capace di intrattenere l'intero gruppo con aneddoti su scavi passati, scoperte mancate, colleghi scomparsi nel nulla per un colpo di sole o per un'imprudenza. Sofia e Marcus ascoltavano, affascinati e prudenti insieme, come si ascolta chi conosce il deserto meglio di chiunque altro nella carovana. Il tempio apparve al tramonto del 3° giorno. Solo l'ingresso era visibile, incastonato tra una parete di roccia e una duna che sembrava custodirlo più che seppellirlo. Decisero di accamparsi per la notte e affrontare l'esplorazione all'alba. Il fuoco venne acceso al centro dell'accampamento e sopra di loro il cielo del deserto si aprì in una distesa di stelle che nessuna città avrebbe mai potuto restituire. Le voci si mescolarono al crepitio della legna. Spedizioni passate, superstizioni locali, il fascino di un luogo mai toccato da mani moderne. Qualcuno, tra i portatori, menzionò la collana di Osiride, la sua scomparsa mai risolta, il mistero
che ancora oggi alimentava voci al mercato del Cairo. Karim, seduto ai margini del cerchio di luce, non partecipò alla conversazione. Osservava, in silenzio, con un'attenzione che non apparteneva a un semplice portatore. Investigatori, notate qualcosa di strano in uno dei personaggi presentati finora? Scrivetelo nei commenti prima di continuare. Karim non era chi diceva di essere, era un investigatore infiltrato nella spedizione da settimane, mosso da un sospetto preciso che qualcuno in quella squadra fosse collegato al furto della collana anni prima. Non ne aveva ancora le prove, solo istinto e pazienza. All'alba le due squadre entrarono insieme nel tempio. I corridoi interni si aprivano in un labirinto di pietra scavato con una precisione che sembrava sfidare l'epoca a cui apparteneva. Il primo ostacolo si presentò dopo pochi metri. Una sala con 4 statue, ciascuna raffigurante un dio diverso, e un'iscrizione che recitava, tradotta da Marcus con voce bassa, che soltanto il Dio che pesa i cuori avrebbe concesso il passaggio. Tra le 4 statue, solo una reggeva in mano una bilancia. Sofia la indicò senza esitazione: Anubi, il custode del giudizio. Il meccanismo alla base della statua cedette con un rumore sordo di pietra contro pietra, aprendo il passaggio successivo. Il secondo enigma arrivò più avanti, davanti a un pozzo di luce naturale che scendeva da una fessura nel soffitto, illuminando 12 incisioni disposte in cerchio sul pavimento. Marcus comprese, osservando l'inclinazione della luce, che rappresentavano le 12 ore della notte, il viaggio del sole attraverso il regno dei morti, prima di rinascere all'alba. Bastò premere l'incisione corrispondente all'ora esatta in cui il sole sarebbe sorto quel giorno, calcolata da Sofia con gli strumenti portati apposta per l'esplorazione, perché il pavimento si aprisse in una nuova scalinata discendente. Fu in quel momento che uno degli uomini del posto arrivò di corsa, agitando le braccia. Una tempesta di sabbia si stava alzando, rapida, dal confine occidentale del deserto. Sarebbero dovuti restare all'interno del tempio per diverse ore, fino al suo esaurirsi. La notizia cambiò qualcosa nell'aria del gruppo. Farid iniziò a comportarsi in modo diverso. Le sue battute si fecero più rade, il suo sguardo più spesso rivolto verso i corridoi ancora inesplorati che verso i propri compagni. Karim, dal canto suo, si irrigidì, cercando di non farlo notare. Qualcosa tra le pietre di quel tempio sembrava muoversi, non un rumore preciso, una sensazione condivisa da più di una persona, di essere osservati da qualcosa che non aveva ancora deciso se mostrarsi. Sofia e Marcus, nel frattempo, restavano affascinati dalla scoperta, incapaci di percepire pienamente la tensione che si stava addensando attorno a loro. Investigatori, se questa storia vi piace, lasciate un like e iscrivetevi al canale per nuove indagini. Durante una sosta forzata, in attesa che la tempesta si placasse, i due gruppi si ritrovarono in una sala più ampia per riposare e fare il punto della situazione. Fu allora che Farid, raccontando di nuovo un aneddoto di una spedizione passata, si contraddisse: un dettaglio minimo, un nome di luogo diverso da quello che aveva citato la prima sera attorno al fuoco, per lo stesso identico episodio. Nessuno, tranne Karim, sembrò accorgersene, e Karim, per la prima volta da giorni, lasciò che il proprio sguardo si soffermasse su Farid un secondo di troppo. Il tempo, all'interno di quelle sale di pietra, iniziò a scorrere diversamente. I minuti si allungavano, le voci si abbassavano, senza un motivo preciso. Qualcosa nell'aria si era irrigidito. Superata l'attesa, il gruppo raggiunse la sala finale. Un ponte di pietra sospeso attraversava un vuoto profondo, conducendo a una piattaforma centrale dove, protetta da un basamento inciso, riposava una reliquia dorata. Un ultimo enigma proteggeva l'accesso al ponte: 3 leve,
ciascuna associata a un geroglifico che rappresentava un elemento naturale. Marcus riconobbe la sequenza corretta osservando l'orientamento delle incisioni rispetto al punto in cui, secoli prima, sarebbe sorto il sole nel giorno del solstizio, la leva del sole, poi quella dell'acqua, infine quella della terra. Il ponte si stabilizzò con un rumore metallico che sembrava provenire da un meccanismo ben più recente di quanto l'intero tempio lasciasse immaginare. Attraversarono uno alla volta. Fu solo quando l'ultimo del gruppo raggiunse la piattaforma che tutto cambiò. Farid si voltò. Il suo viso, fino a un istante prima cordiale, si svuotò di ogni cortesia. Gli uomini della sua squadra, portatori solo in apparenza, estrassero armi da sotto i mantelli. Il piano era chiaro fin dal primo giorno: raggiungere la reliquia e abbandonare il resto del gruppo all'interno del tempio, facendo sembrare tutto un tragico incidente. La tempesta di sabbia aveva solo rallentato i tempi. Karim tentò di guadagnare tempo, dichiarando la propria identità, minacciando conseguenze legali che, in quel momento, suonavano vuote quanto le sale che li circondavano. Non servì a nulla. Erano circondati e la reliquia era già nelle mani di Farid. Fu allora che la tempesta fuori si placò del tutto e un rumore nuovo, secco, di passi e di armi caricate riempì l'ingresso del tempio. I Tuareg comparvero armati di fucili, guidati da un uomo che gli altri portatori chiamarono Amastan, con la calma di chi conosce quel deserto da prima che esistessero le mappe che lo descrivevano. Circondarono rapidamente Farid e i suoi uomini, ancora storditi dalla rapidità della manovra. La loro intenzione non era proteggere il gruppo di Sofia e Marcus, almeno non in origine. Era impedire che la reliquia lasciasse la terra d'Egitto. Una convinzione antica, tramandata di generazione in generazione. Se quel manufatto fosse stato portato via, una siccità come mai vista prima si sarebbe abbattuta sulla regione. Sofia, ancora legata insieme agli altri, riuscì a rassicurare Amastan sulle reali intenzioni della propria squadra, promettendo che la reliquia sarebbe rimasta in territorio egiziano, consegnata alle autorità competenti e non a un mercato privato. Amastan osservò a lungo prima di annuire. Il gruppo tornò verso la cittadina più vicina, con Farid e i suoi complici legati e affidati alle autorità locali. Le indagini successive, riportate nei giorni seguenti dai giornali del Cairo, rivelarono un dettaglio che nessuno tra i presenti si aspettava fino in fondo. Gli stessi uomini arrestati nel deserto risultavano collegati, tramite una rete di ricettatori già nota alla polizia, al furto della collana di Osiride, anni prima, lo stesso furto che aveva aperto questa storia. Sofia e Marcus lessero la notizia insieme, seduti a un tavolo di un caffè del Cairo, il ventilatore che girava lento sopra le loro teste. Si scambiarono uno sguardo. Non serviva altro, erano già pronti per la prossima spedizione. C'è qualcosa che non ti ho detto. Se vuoi continuare a indagare, iscriviti. E se questa storia ti ha colpito, lascia un like.